Buongiorno e ben ritrovati nella serie CESI Talks. Oggi abbiamo il piacere di parlare con Raffaele Margiotta, segretario generale della CONFSAL. Caro Raffaele, quali sono state le conseguenze della pandemia sui lavoratori italiani e qual è il ruolo della CONFSAL in questo contesto? Indubbiamente la pandemia ci ha colto di sorpresa e ci ha costretto a delle misure emergenziali e quindi a quel novero di misure di chiusura che però hanno comportato anche una sottrazione del reddito, e quindi la conseguenza più negativa è che abbiamo dovuto impiegare ingenti risorse nelle politiche passive, cioè nelle politiche di sostegno al reddito, e quindi con risultati negativi sugli investimenti produttivi. Quindi, in tal senso, anche durante la pandemia la CONFSAL ha cercato di proiettare lo sguardo avanti e di dire: per rimediare a questa battuta di arresti che indubbiamente ha avuto il mondo, ma anche un'economia debole come quella italiana, prepariamoci al dopo con politiche serie, soprattutto in senso attivo, cioè che alle politiche di sostegno al reddito poi seguissero le politiche di investimento per il ripristino sia dei livelli di occupazione sia per creare nuove occupazioni. Quindi la pandemia da una parte ha accelerato alcuni processi, dall'altra parte si è sovrapposta a delle altre accelerazioni che sono state nel mondo del lavoro, dettate soprattutto dalla transizione sia ecologica sia digitale, e quindi ponendo il problema, e l'abbiamo posto con determinazione, che è quello di intravedere una fabbrica di competenze che potesse sostenere queste due transizioni. Le istituzioni europee stanno lavorando sulle priorità politiche nel futuro dell'Europa. Quali dovrebbero essere alcuni punti prioritari? L'Europa alcuni obiettivi fondamentali li ha posti, legati soprattutto alle due grandi transizioni a cui accennavamo: transizione digitale e transizione ecologica. In Italia queste due grandi transizioni richiedono una terza transizione, cioè una transizione culturale del lavoro, cioè dobbiamo passare da un'ottica e da una visione del lavoro a una visione moderna del lavoro. Quindi l'Europa che ci mette a disposizione risorse ingenti, alcuni dicono in quantità irripetibile, però il vero problema in Italia, oltre a quello di saper raccogliere questi soldi, è poi di saperli spendere bene, cioè per evitare che questi soldi, cioè queste risorse, producano delle fiammate che riscaldano per alcuni anni, poi finito il fuocherello ci troviamo con una situazione economica strutturale non molto diversa da quella di prima, ma però con degli impegni, perché come sappiamo i 2/3 delle risorse vanno restituiti. Quindi dare priorità a tutti gli investimenti che creano una crescita strutturale del tessuto economico, in modo che queste risorse servano, cioè queste risorse, ripeto, irripetibili, servono finalmente ad avere uno sviluppo del tessuto economico, soprattutto nel Mezzogiorno, perché è un problema atavico e che ci auguriamo che in questa occasione possa avviarsi a soluzione. Raffaele, qual è il valore aggiunto di avere la CESI al fianco e lavorare sulle sfide nel mondo del lavoro in Europa e nelle istituzioni europee?
avere questa grande fortuna di trovarci in una confederazione europea, cioè di respiro internazionale, ma non limitata da una visione sindacale, che non ha portato grandi fortune al lavoro. Quindi avere l'opportunità di lavorare insieme con e all'interno del CESI dà la possibilità a noi italiani di lavorare con un respiro europeo, cioè di lavorare anche in una prospettiva europea e assistiti da un'esperienza europea di cui tu sei la sintesi, per cui noi, forti della conoscenza che abbiamo del mondo del lavoro e della società civile italiana, possiamo appoggiarci alle strutture, alla visione, alla cultura e anche all'autorevolezza del CESI per poter, portare con più autorevolezza, più, come si suol dire, efficacia ed efficienza avanti la missione che ci proponiamo come Compasat, che è una missione nelle sue coordinate anche di scopo, così, di valori in cui crediamo, è la missione del CESI, quindi una condivisione di valori, però la nostra conoscenza della situazione italiana coniugata al respiro europeo che tu con il CESI puoi dare alla Compasat. Caro Raffaele, grazie per il tuo tempo e anche per l'impegno sindacale qui in Italia e in Europa, e ti aspettiamo pronto in Bruxelles. Grazie.